Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi vi parlerò di questo piccolo misuratore laser della Parkside, comprato questa mattina 11 ottobre 2021 al Lidl a costo di 19,99 €. Il codice è PLEM20A4. Si tratta di un misuratore laser che ci permette di raggiungere la distanza massima di 20 metri. Oggi noi controlleremo se questo misuratore laser è preciso, come funziona e poi trarremo assieme le conclusioni. Quindi iniziamo e mettiamolo alla prova. Questa è la scatola con cui viene venduto il prodotto. All'interno ci sarà il manuale di istruzioni e 2 batterie per poterlo alimentare. Nella parte posteriore c'è una rapida descrizione. Misuratore di distanza laser 20 metri, modello PLM20A4, facile e precisa misurazione con tecnologia laser. 2 modi di funzionamento: misurazione singola per rilevare una distanza, oppure misurazione continua per il controllo di una distanza. Opzione di misurazione con lunghezza del dispositivo inclusa oppure esclusa. Indicatore LCD con sfondo retroilluminato, indicatore del livello di carica, off automatico salva energia, include le 2 batterie di cui vi ho parlato poco fa. Si tratta di 2 mini stilo. Il campo di utilizzo è da 0,075 fino a 20 metri con un'accuratezza di più o meno 2 mm. Le unità di misura utilizzabili sono metrica oppure imperiale. Poi ci invita a fare attenzione ai raggi laser e a non guardare direttamente nel raggio perché è un laser di classe 2. Come tutti i prodotti della Parkside gode di 3 anni di garanzia e per poterne usufruire avete bisogno di conservare lo scontrino, e nel manuale di istruzioni trovate tutti i numeri di telefono per poter contattare l'assistenza clienti. Allora, sul banco di lavoro per ora, oltre al manicomio, abbiamo altri 2 misuratori laser perché ho intenzione di fare un controllo della precisione di questo misuratore laser utilizzando come paragone le misure rilevate anche da questi altri 2. Sapete che ne ho un altro semiprofessionale, ma prestandolo ad un amico chissà quando tornerà indietro. Allora, intanto spellicoliamolo perché risulta così opaco, perché c'è una pellicola che protegge il suo display. In realtà è così, molto lucido, effettivamente bello da vedere. Misura 10 cm esatti, sulla parte laterale ha una gommatura che ci consente di avere un buon grip, anche se su questo tipo di utensile non serve, ma più che altro ammortizza eventuali cadute. Come potete vedere sulla parte alta e sulla parte bassa c'è questa gommatura con questa sagommatura che ci permette di poggiarlo in piano, sia a destra che a sinistra, quindi si può poggiare in modo perfetto, altrimenti queste sagommature lo renderebbero un po' ballerino. Questa è la parte frontale da cui viene proiettato il laser. Il display lo abbiamo visto, i 2 tasti per accenderlo e per cambiare il sistema di unità di misura, quindi passare da metrico ad imperiale, e per poter variare il punto di lettura, quindi con o senza l'utensile incluso. Vuol dire che possiamo misurare a partire da questo punto oppure a partire dalla parte posteriore. Nella parte di dietro abbiamo alcune informazioni sull'etichetta e il vano per le batterie. Nella parte inferiore c'è un'etichetta di avvertenza che ci ricorda nuovamente di non puntare mai il laser negli occhi. Allora, per poter accendere questo dispositivo bisogna premere il tasto sulla parte alta. Verrà proiettato un laser e premendo nuovamente ci darà il risultato della misura che c'è in questo momento fra la base del misuratore laser e la mia mano. Ricordatevi sempre che inizia a misurare sempre dalla base, dovremmo cambiare noi il tipo di lettura, quindi in questo caso premendolo avremo 24 cm e 8. Per poter variare il tipo di lettura dalla base all'altezza premiamo questo tasto e vedremo che quest'icona varierà. La freccia non partirà più dalla base ma partirà dalla parte superiore. E infatti da questo momento in poi inizierà a misurare da questa parte. Questo tasto però ha una doppia funzione, infatti c'è una barra separatrice, ci fa variare il tipo di lettura ma ci fa variare anche l'unità di misura. Infatti mantenendolo premuto vedremo che varierà da diversi tipi di unità di misura, quindi pollici, foot, per poi tornare di nuovo ai metri. Ma come modalità di misurazione delle distanze abbiamo detto che ne abbiamo 2. Una che ci permette di misurare una distanza che c'è tra un punto ed un altro con una semplice pressione del tasto, e un'altra che ci permette di misurare in modo continuo una distanza allontanandoci e avvicinandoci da una superficie. Per poter attivare questa funzione basterà tenere premuto per alcuni secondi questo tasto. Attenzione, se lo tenete premuto per 5 secondi però si spegnerà, quindi va tenuto premuto, purtroppo non emette alcun bip. Quando sul display varierà il tipo di lettura, come vedete ci dà una lettura continuativa in base alla distanza che rileva avvicinandoci ed allontanandoci. Questo risulta utile in diverse situazioni, per esempio quando dobbiamo allontanare qualcosa spostandoci fino a raggiungere la distanza che desideriamo, oppure se vogliamo conoscere per esempio il punto più stretto, ad esempio di un corridoio o altre situazioni del genere. Per poter fuoriuscire da questa modalità basterà tenere premuto nuovamente il tastino fino a quando sul display varierà di nuovo il tipo di lettura.
Quindi in questo caso siamo tornati nuovamente alla lettura singola delle varie distanze. Adesso facciamo una prova con questi altri misuratori laser, che però sono molto più ricchi di funzione, quindi ci limiteremo solamente a vedere se la misura rilevata da questo misuratore laser combacia con quelle rilevate dagli altri due, che come abbiamo visto nelle relative recensioni sono molto precise e che quindi possiamo utilizzare come confronto per verificare la precisione di questo. E allora ragazzi, ho allineato i 3 misuratori laser con questa squadra e faremo una misurazione sulla parete di fronte. Quindi li accendo e facciamo la prima misurazione con quello Ginor, mi indica 54 cm, 54 e 2 mm. L'arrotondamento di questo non mi permette di avere una visione dell'arrotondamento come quello. Scusate, sposto l'inquadratura perché c'era un riflesso. E adesso andiamo con l'altro Parkside, che mi dà 54 e 1, quindi c'è veramente un minimo scarto, perché abbiamo 54 cm e 1 mm, 54 cm e 2 mm, e qua 54 cm. Quindi siamo praticamente perfettamente allineati, ci permette di avere una misurazione perfetta. Avevo già fatto un confronto nel mio studio con una distanza maggiore e anche in quel caso i 2 metri erano risultati perfettamente allineati. Abbiamo sicuramente una misurazione in questo metro che oscilla tra 54,1 e 54,2, perché ripetendo la misurazione mi ha dato 54,1 come l'altro. Perfetto, adesso sono perfettamente allineati. Ho fatto qualche altra prova, adesso sono perfettamente allineati nella maniera più assoluta, quindi perfettamente dritti. Abbiamo la stessa misurazione, ho appena fatto una prova, quindi proviamo nuovamente a prendere la misura. Ok, ovviamente qua stiamo parlando di arrotondamenti un po' troppo eccessivi per questo tipo di misurazione, però siamo praticamente allineati. E allora ragazzi, cosa dire di questo piccolo metro laser della Parkside? Abbiamo visto che funziona bene. Io personalmente nel mio studio ho continuato le prove, non le ho riprese tutte perché è un posto di lavoro. Mi sono limitato a fare solamente alcune prove tra un cliente e l'altro, sono riuscito a fare la registrazione che avete visto. Ho fatto anche altre prove, le ho fatte in esterno per avere la possibilità di dirvi che avendolo provato, anche su misurazione maggiore, ha continuato a rimanere con quel margine di 1-2 mm di differenza tra questo, quindi è un misuratore laser che io ritengo attendibile. L'unico problema è il prezzo, perché un misuratore laser che fa solamente 2 tipi di misurazione costa come un misuratore laser che mi fa tantissimi tipi di misurazione, che ha le livelle incorporate, che ha una retroilluminazione luminosa che illumina tutto il display. Invece qua abbiamo solamente i numeretti retroilluminati. Probabilmente qua c'è più qualità, non lo so, non ne ho idea. Fatto sta che comunque personalmente avrei preferito magari con un 5 euro in meno. Detto questo, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Spero che vi sia stato utile per conoscere il prodotto, per valutare eventualmente se acquistarlo o meno. Adesso vi saluto davvero, vi ringrazio, vi do appuntamento a tutti i miei prossimi caricamenti, ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale, cliccare anche sulla campanella qua giù per attivare le notifiche e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!